Oggi parliamo del perché i ristoranti in Lituania sono un vero disastro. Dunque, volevo fare questo video da un po' di tempo perché è un video verità e anche un po' polemico, soprattutto nei confronti degli amici lituani. Qui in Lituania il settore della ristorazione è veramente un disastro. Io, come sapete, lavoro nell'import-export di prodotti italiani verso la Lituania da più di 8 anni. Ho una mia società e importiamo e distribuiamo i prodotti sia ai privati che verso il canale Horeca, quindi hotel, restaurant e catering. Questo mi fa avere un sacco di contatti con tutti i proprietari di ristoranti a Vilnius e non solo in tutta la Lituania. Perché dico che i ristoranti sono un disastro? Innanzitutto perché ce ne sono troppi. Ce ne sono troppi, tanto per darvi un'idea, più di 1000 ristoranti solo ed esclusivamente nella città di Vilnius, che fa 700.000 abitanti, e la qualità è veramente molto bassa. Ovviamente da 14 anni a questa parte, cioè da quando io mi sono trasferito qua in Lituania, le cose sono pure migliorate, quindi voi potete immaginarvi come potessero essere le cose prima che io arrivassi. Il concetto è che i lituani non sanno fare ristorazione, ma cercano di improvvisarsi. Allora, io voglio fare questo video per dare 5 elementi e per dare 5 idee di cosa succede qui in Lituania quando qualcuno apre un ristorante. Prima cosa, l'improvvisazione. Tutti pensano che guardare YouTube ti faccia diventare automaticamente un pizzaiolo o uno chef. Allora, guardare YouTube significa essere capaci di usare YouTube, non significa diventare esperto in qualche cosa. Se io ho accesso a una massa di informazioni enorme, come il fatto stesso di avere internet sul mio cellulare piuttosto che sul mio computer, non significa che io divento automaticamente esperto in qualcosa. Ho semplicemente accesso a una massa di informazioni. Se poi questa massa di informazioni non la so usare bene, faccio ancora più pasticci. Qui invece è nata questa idea che guardo 4 video su YouTube e divento un pizzaiolo e quindi faccio le pizze. Guardo 4 chef o magari master chef in televisione o su YouTube e improvvisamente so fare qualche piatto. Non è così. Eppure questa è un'idea diffusa da queste parti. Numero 2. Molti dei proprietari qui dei ristoranti in Lituania non lavorano nel ristorante stesso. Che cosa fanno? Il ristoratore quadratico medio da queste parti apre un ristorante e poi ritira semplicemente i soldi. Nomina un direttore, assume delle persone che molto spesso non sono né qualificate né hanno esperienza e dicono vai e lavora. Loro fanno un giro ogni tanto, ritirano ogni mese il fatturato e pensano così di essere degli imprenditori. Non funziona così. Purtroppo quello che accade e quello che succede spesso è che il ristorante dopo un paio di anni va in bancarotta. Vuoi perché hai assunto delle persone non competenti, vuoi perché non ti sei interessato abbastanza e hai semplicemente cercato di ritirare gli utili senza avere nessuna competenza. Fatto sta che la durata media di un ristorante in Lituania è di circa 2 anni, 2 anni e mezzo. Dopodiché falliscono e magari i proprietari ne riaprono un altro con un'altra società dopo qualche periodo e ricominciano da capo. Numero 3. Fanno investimenti in cose sbagliate. L'imprenditore lituano fa investimenti in settori completamente sbagliati. Prendono un ristorante, pagano degli affitti esorbitanti, non trattano sull'affitto che c'è da pagare, assumono un interior designer per ristrutturare un locale che gli costa anche 100.000 euro e poi ovviamente non hanno più soldi da investire né nel personale né nei prodotti che acquistano. Ora voi potete immaginarvi che ci sono dei ristoranti bellissimi dove tu ti siedi in posti in maniera addirittura lussureggiante, che sono fantastici da vedere, ma poi mangi da schifo. Primo perché il ristoratore è rimasto senza soldi per pagare uno chef di un certo livello. Secondo perché che cosa succede? Succede una cosa molto semplice, si risparmia sulla qualità del materiale che si acquista per fare i piatti stessi. Quindi la prima cosa che vanno ad acquistare sono materie prime scadenti, di seconda o di terza scelta addirittura. E questa è una cosa assurda se pensiamo che
il tuo scopo è fare business nel settore della ristorazione. Dovresti fare esattamente il contrario, quindi magari risparmiare un pochino sia sugli affitti che sul interior designer, avere qualcosa di un pochino più sobrio e non sfavillante, ma invece puntare sulla qualità dei prodotti che tu servi e soprattutto sulla formazione del personale o magari assumere del personale altamente qualificato. Io vedo invece che si assumono per esempio 10 ragazzini alle prime armi perché costano poco, invece che magari assumere la metà del personale ma con una qualità molto più alta. La seconda cosa, ovviamente, l'ho detto prima, è la qualità dei prodotti che vengono acquistati. Prodotti che sono di veramente infima categoria e che quindi non rispondono alla concezione di un ristorante, di una pizzeria, non dico di alta qualità, ma neanche di media qualità. Quindi il risultato è la catastrofe. La quarta cosa che io ho notato e che noto da sempre è che non si fa mai la formazione sul personale. Vabbè, tanto il ragazzo che viene a servire i tavoli è uno studentello, io non lo formo, lo pago poco e non lo formo. Gravissimo errore, ed è uno degli errori che viene commesso di più da queste parti. Fare l'errore di non formare le persone significa automaticamente dare un pessimo servizio a coloro i quali vengono a mangiare nel tuo locale, ristorante o pizzeria che sia. La formazione del personale è fondamentale. Meglio avere meno personale di bassa qualità, ma un pochino più di alta qualità. Io dico sempre che il personale, se lo formi bene, ti rende tantissimo. E quindi una persona che viene formata, innanzitutto, è più invogliato a venire a lavorare durante il giorno e si fidelizza molto di più. E quindi non c'è un turnover molto alto come succede qui in Lituania. E poi ovviamente se formi una persona puoi darle fiducia e se una persona dai fiducia ovviamente ti rende molto di più. È un circolo vizioso che gli imprenditori lituani non hanno ancora capito. L'altra cosa è questo concetto che il ristorante o la pizzeria debba essere sempre aperto. 7 giorni su 7, praticamente 12 ore al giorno. Cioè qui tu apri un ristorante alle 10 del mattino, ok? Cominci a fare da mangiare alle 10 del mattino e a tutte le ore gli avventori possono entrare e possono chiedere da mangiare. Questo è un concetto sbagliato perché chi si può permettere di fare una cosa del genere? Le grandi catene. Quindi o ci sono le grandi catene che hanno centinaia di migliaia di euro alle spalle che ti permettono di sostenere una cosa del genere, perché per fare cibo e per dare da mangiare 12 ore al giorno tu devi avere il doppio del personale, con dei costi che potete immaginare, anche se costano poco le persone, comunque le devi pagare, e poi le persone vanno in ferie, e poi le persone si ammalano, e poi c'è un turnover, e quindi devi continuare a formare con una formazione perenne le persone. Quindi c'è questo concetto sbagliato che tu devi dare un servizio 7 giorni su 7, 12 ore al giorno, che è una delle cose tremende per la ristorazione. Quindi ti fa shiftare tutti i tuoi investimenti su un molo di ragazzotti che poi tu comunque non formi perché non vuoi formare, perché la tua forma mentis comunque è già quella, e quindi entri in un circolo vizioso da cui non riesci più a uscire e questo ti fa perdere il focus della tua ristorazione, che sarebbe invece dare un prodotto di buona e alta qualità ai clienti. L'ultimo punto, che è il punto numero 5, è l'approvvigionamento totalmente sbagliato delle materie prime. I ristoratori lituani non si approvvigionano correttamente. Cosa succede? Spesso prendono dei locali e li adibiscono al 100% con tavoli per servire gli avventori e non si fanno una parte di magazzino. Quindi cosa succede? Succede che quando devono ordinare dei prodotti non sanno poi dove stoccarli, quindi non hanno un magazzino né nel ristorante né al di fuori del ristorante, perché chiaramente il magazzino costa, e questo fa sì che debbano sempre continuare a comprare pochi approvvigionamenti, poche materie prime, con il contraltare che se tu acquisti poco ha dei prezzi sempre più alti. La somma di tutto questo è che quando tu, ristoratore, vai a chiedere il prezzo di un prodotto, il prezzo non è mai il più concorrenziale, non è mai il più basso possibile, perché
perché tu non acquisti una quantità minima. Tutti sappiamo che i grandi produttori o i medi produttori ti dicono sì, ok, io ti do comunque dei prodotti, ma tu mi devi ordinare una minima quantità. Allora che cosa succede? Siccome loro devono comunque dare un prodotto, entrano nella fase di io do un prodotto di più bassa qualità. Tipico è l'esempio delle pizzerie che qui non usano un prosciutto, per esempio, di buona qualità, ma usano invece che il prosciutto cotto la spalla, usano invece che il prosciutto italiano, usano un prosciutto polacco, oppure, non so, usano invece che il riso arborio o carnaroli per fare un risotto, usano il riso basmati. Chiaramente tutto costa meno, la qualità è inferiore e quindi il disastro dietro l'angolo. Quindi noi abbiamo 5 grosse problematiche, quindi l'improvvisazione, il fatto di non lavorare all'interno del ristorante e cercare di diventare ricchi ritirando semplicemente l'utile a fine del mese, gli investimenti in cose sbagliate, quindi senza fare un piano per stare chiusi un giorno o 2 giorni a settimana, avere gli orari di apertura e di chiusura durante la giornata, sempre per risparmiare ed elevare magari la qualità del personale che tu assumi. Nessuna formazione al personale, più sulla quantità che sulla qualità, cosa sbagliatissima. Addirittura non esiste formazione sui prodotti. Io ho sentito dei ristoratori che mi dicevano, ah sì, ma la passata di pomodoro è passata di pomodoro. Oppure confondere il ketchup con la passata di pomodoro, o addirittura non sapere la differenza tra una tipologia di riso e un'altra. Questa è gente che vende cibo tutti i giorni e non sa le cose basilari. E il quinto sono gli approvvigionamenti totalmente sbagliati, approvvigionamenti che sono minimi, minimali e di bassa qualità. Allora, detto questo, ovviamente non significa che tutto il settore della ristorazione in Lituania fa schifo, ma io dico che è un disastro. È un disastro perché dopo 14 anni che io vivo qui mi aspettavo che le cose cambiassero. Non è cambiato praticamente niente. Si sono semplicemente moltiplicati i ristoranti e vanno in bancarotta molto velocemente. È statistica dell'ultimo quadrimestre che dall'inizio dell'anno del 2022 fino ad oggi, che siamo a ormai a fine agosto, inizio settembre, più di 67 ristoranti sono entrati in bancarotta. Questo perché? Un po' perché comunque i prezzi continuano ad aumentare, ecco, e qui c'è questa cosa, no? Io ristoratore continuo a risparmiare sempre di più sulla qualità dei prodotti che offro. In più, siccome ovviamente le materie prime stanno aumentando, i trasporti stanno aumentando, i costi dell'energia stanno aumentando, continuo a far aumentare i prezzi. E quindi do un prodotto sempre più scadente ad un prezzo sempre più alto. E questo fa in modo che poi la maggior parte della gente, che poi non è stupida, viaggiando fa anche le comparazioni con altri paesi e con altre città, ovviamente anche limitrofe alla Lituania, la prima cosa che tagli siano le spese voluttuarie, soprattutto se devo andare a spendere per 10 euro e comprare una pizza che fa veramente schifo, con dei prodotti sulla pizza che non sono decenti, e quindi taglio questa spesa come prima cosa quando l'inflazione, come in questo caso in Lituania, sta raggiungendo il 20% all'anno. Ecco, non esiste un metodo unico per fare ristorazione, ovviamente. Ognuno fa quello che vuole, siamo in un libero mercato. Però poi ci si stupisce che le cose vanno male. Vanno male perché spesso e volentieri sono gli imprenditori che non sono assolutamente in grado di fare business. Spero di aver fatto un po' di chiarezza su quello che succede qui da queste parti e state molto attenti. Se venite in Lituania io vi consiglio di andare magari a cercare ristoranti con prodotti tipici e evitare magari, non so, ristoranti o italiani o cose di questo tipo, perché potreste avere delle amare sorprese. Mi raccomando, fate subscribe al mio canale, fate sharing di questo video se vi è piaciuto e ci sentiamo alla prossima. Ciao!